Beh, signorina, che ne dice? Si è stancata? Questo è un lavoro faticoso sotto certi aspetti. No, anzi. Allora, pensa che ci riuscirò? Beh, di qualità ne ha tante. Benvenuti in Soffitta, il canale delle donne che hanno plasmato un'epoca d'oro del cinema italiano con la loro bellezza e il loro talento. La puntata di oggi è dedicata a una delle icone del cinema di genere italiano degli anni 70 e 80, la splendida Franca Gonella. Preparatevi a scoprire tutto su di lei, dalle sue audaci interpretazioni ai suoi successi dietro le quinte. E come sempre, se vi piace il video, non dimenticate di lasciare un like, iscrivervi al canale e suggerire quale attrice vorreste vedere nella prossima puntata. Beh, che aspetti? Potresti darmi una mano, no? Ma tu non hai bisogno d'aiuto, puoi fare da sola. Sciorpole, se sei cresciuta. L'ultima volta che t'ho vista, neanche mi sono accorto che eri una femmina. E adesso che te ne sei accorto? Franca Gonella nasce a Torino il 1 marzo del 1947. Dopo essersi laureata in storia del cinema e teatro all'Università di Torino, sotto la guida di illustri maestri come Gianni Rondolino e Gianni Vattimo, Franca decide di intraprendere la carriera di attrice teatrale. È l'incontro con l'attore Pino Ferrara che cambia il corso della sua vita. Ferrara la presenta al regista Mariano Laurenti, che le offre il suo primo ruolo cinematografico nel film Cerca di capirmi del 1970, accanto a Massimo Ranieri e Beba Loncar. Il 1972 segna il debutto di Franca nel cinema erotico, con due titoli che già dal titolo promettono emozioni forti. E si salvò solo l'Aretino Pietro, con una mano davanti e l'altra dietro, di Silvio Amadio. E l'Aretino nei suoi ragionamenti sulle cortigiane, le maritate e i cornuti contenti, di Enrico Bomba. Possono fare impazzire un uomo, ridurlo schiavo, incapace di agire. Franca Gonella diventa presto una presenza costante in questo genere cinematografico, portando sullo schermo una sensualità e una presenza scenica che la rendono indimenticabile. Nel 1975, Franca Gonella raggiunge l'apice della sua carriera con i film La Bolognese e Una vergine in famiglia, dove finalmente interpreta ruoli da protagonista. Tuttavia, il suo successo è accompagnato da controversie legali. Per questi film, viene accusata di oscenità e antifamiliarismo, subendo 2 condanne penali in primo grado. Fortunatamente, i verdetti verranno ribaltati nei successivi gradi di giudizio, ma queste vicende lasciano un segno nella sua carriera. E questa sarebbe l'umanità. Da noi le chiamano aguzzate, cioè scopate. Si chiamano accoppiamenti. Ne trovano sempre una nuova, beh. Comunque lascia perdere i fumetti. A che ti servono? Certe cose nella vita non succedono mai. Lo dici tu. Negli anni '80, la carriera cinematografica di Franca Gonella inizia a rallentare. Partecipa ad alcuni film come L'ultimo giorno del 1985 e Missione eroica I pompieri 2 del 1987, ma la sua presenza sul grande schermo diventa sempre più rara. La sua ultima apparizione avviene nel 1990 con Odore di spigo. Dopo il ritiro dalle scene, Franca Gonella si reinventa come imprenditrice, fondando una società di tecnologia informatica. Nel 1992 produce il documentario noto Mandorli, Vulcano, Stromboli, Carnevale, diretto da Michelangelo Antonioni. Successivamente viene coinvolta in importanti progetti culturali, come la Commissione di studio per lo sviluppo della virtualizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale italiano del Ministero per i beni e le attività culturali nel 2001. Devo trovare quel denaro. Non so come, non so dove, ma lo troverò. Franca Gonella è stata e rimane una delle figure più affascinanti del cinema di genere italiano. La sua bellezza, il suo talento e la sua audacia le hanno permesso di lasciare un segno nella storia del cinema erotico e non solo. Ancora oggi, il suo contributo artistico è ricordato e apprezzato dagli appassionati del cinema di quegli anni. E ora tocca a voi, cari soffittari. Se vi è piaciuto questo tuffo nella carriera di Franca Gonella, ricordatevi di lasciare un like, iscrivervi al canale e di scrivere nei commenti quale altra attrice vorreste vedere protagonista del prossimo episodio.
Continuate a seguirci per scoprire altre storie straordinarie e, come sempre, rimanete curiosi e appassionati. Alla prossima! Allora arrivederci. E a presto, spero. Glielo auguro proprio di tutto cuore. L'accompagno.